Ciao ciurma, oggi per la mia rubrica Cyber News parliamo di Sanremo 2026, ma parliamo di questo evento in una maniera diversa dal solito. Immaginatevi le milioni di persone incollate allo schermo la sera, con i cantanti sul palco, le luci, gli applausi, la musica, i conduttori, ma dietro le quinte del festival c'è un'altra battaglia silenziosa che è quella digitale, perché hacker, DDoS, attacchi di altro tipo, credential stuffing o cose di questo tipo, e c'è anche da tenere in conto che la diretta su RaiPlay è diffusa in una rete mondiale, quindi tutto il mondo, e quindi c'è un traffico di rete da record mondiale che andremo poi ad analizzare in dettaglio. Quindi benvenuti in Cyber News, questa rubrica di Oscar Code, e oggi vi spiego come si protegge informaticamente l'evento televisivo più grande d'Italia. Dopo la sigla. Quindi tutti qua, dopo che parliamo di Sanremo 2026 e di come la cybersicurezza è ancora importante nel 2026, anzi è ancora più importante. Quindi sigla ora e ci troviamo tutti qua. Ciao a tutti e benvenuti su Oscar Code, esploriamo il mondo cyber a nostro modo. Oggi siamo qui per Cyber News, la serie dove parliamo di attualità digitale e di tutto ciò che accade nel mondo della sicurezza informatica. Mettetevi comodi, si comincia con gli argomenti di oggi. Allora, eccoci, il Festival di Sanremo 2026 non è solo uno show televisivo, ma è un'infrastruttura tecnologica critica. Pensateci, Rai 1 è la rete più seguita d'Italia in questo periodo, di solito, diciamo, ma la vera sfida moderna è lo streaming, quindi RaiPlay. RaiPlay è la piattaforma gratuita della Rai che trasmette in diretta in HD e persino in 4K a volte per chi ha terminali abilitati, e lo fa per utenti in Italia e tramite canali internazionali di RaiPlay sempre anche per tutto il mondo. Adesso poi come abbiamo sentito dire più volte, non c'è più la geolocalizzazione, quindi anche il resto del mondo può fruire della diretta di Rai 1. Questo significa che ci sono milioni di sessioni simultanee, flussi video in alta definizione, commenti in tempo reale sui social, è tutta roba che passa attraverso le reti delle CDN e che quindi può essere attaccata in qualche modo. Questo non è fantascienza, perché Sanremo è già stata attaccata, è già stata bersaglio di attacchi informatici reali, specialmente nel 2021. Durante la serata di apertura e quella finale di chiusura, la polizia postale ha sventato ben 4 attacchi informatici di tipo Distributed Denial of Service, DDoS, nello specifico sono SymFlood, diretti contro le infrastrutture di rete di RaiPlay. Cosa vuol dire? Che migliaia di computer zombie, le cosiddette botnet, che ne avete già sentito parlare da qualche parte, specialmente nei nostri short, hanno inondato i server Rai di richieste false, cercando di mandarli in crash nel momento di massimo traffico. Questo è successo nel 2021 ed è successo. La risposta è stata massiccia, quindi il Centro Nazionale per le Protezioni delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale ha effettuato nel 2021 oltre 700 ore di monitoraggio della rete e analizzato migliaia di pacchetti dati provenienti da piattaforme italiane e straniere. Alla fine è stata ricostruita la mappa geografica degli attaccanti, provenivano sia dall'Italia che dall'estero, quindi un attacco di matrice metà italiana, metà estero, insomma, diciamo. Quindi gli episodi come questo del 2021 dimostrano che i grandi eventi live in streaming sono il bersaglio privilegiati. L'impatto mediatico è immediato, il downtime fa notizia, e per un hacker motivato, che sia un criminale o un semplice attivista, interrompere Sanremo vale più di qualsiasi altro target, diciamo. Per il 2026, quindi torniamo ad oggi, le misure sono state di alto livello. Quindi non parliamo solo di guardie e telecamere. La polizia postale, per esempio, è presente fisicamente a Sanremo con una postazione operativa dedicata al contrasto degli attacchi cibernetici in tempo reale. Quindi non è uno stand decorativo che è messo lì, è un vero SOC.
Security Operations Center, persone che si occupano di sicurezza cibernetica praticamente. È temporaneo, è tipo un furgone ed è attivo per tutta la durata del festival. Questo è molto importante, come è successo anche nelle Olimpiadi, cioè non solo combattere la minaccia cyber da remoto in una postazione remota, ma sul campo, quindi con gli agenti sul campo e una postazione remota. Quindi accanto poi alla polizia postale c'è un'altra presenza, che è l'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale, ACN, che ha allestito uno spazio a Casa Sanremo, praticamente, dove c'è la sala stampa, diciamo, con i workshop tecnici rivolti ai cittadini, istituzioni e operatori. Quindi loro non operano direttamente sul territorio come fa la polizia postale, ma fanno formazione dei cittadini. Il messaggio che portano è chiaro: la minaccia cibernetica oggi è strategica quanto quella fisica. Quindi tutto confluisce in una sala operativa centralizzata al commissariato di Sanremo. Parliamo ora di cose tecniche. Quanta banda serve per trasmettere Sanremo in tutto il mondo? Questa di solito è una cosa tecnica, va spiegata in modo dettagliato, perché una diretta in Full HD dipende dalla definizione poi della diretta della quale si usufruisce. Una diretta in Full HD a 1080 pixel richiede circa dai 5 agli 8 megabit al secondo per singolo utente. In 4K invece si va facilmente dai 20 ai 25 megabit al secondo per singolo utente. Ora moltiplicate questi valori per centinaia di migliaia di utenti simultanei su RaiPlay. Durante la finale si parla di picchi che superano abbondantemente il 1.000.000 di sessioni attive. Quindi, se si fa un po' di matematica, con 500.000 utenti, mettiamoci siano 500.000 utenti in HD, non 4K, significano un fabbisogno minimo di 2,5 terabit al secondo, da distribuire poi su una rete CDN mondiale, perché la Rai si appoggia ad infrastrutture di tipo Content Delivery Network con Point of Presence, POP, significa che sono dei distributori di segnali distribuiti geograficamente che servono il contenuto dall'edge node, quindi dal server RaiPlay, al nodo più vicino dell'utente, riducendo latenza e carico centrale. Immaginate come se fossero tanti computer, 100 computer in giro nel mondo, dove il computer centrale è quello di Roma, per Sanremo, di RaiPlay, che manda in streaming il segnale a tutti questi 100 computer, e chi si connette a un computer più vicino prende il segnale da quel computer al posto che dal computer di Roma o di Sanremo. Quindi il segnale TV analogico è semplice, uno a tutti. Questo è come funziona la TV analogica e digitale col digitale terrestre. Lo streaming è il contrario, è uno ad uno moltiplicato per tutti. Quindi se in HD ci mette 8 megasecondo, deve moltiplicarlo per gli utenti connessi. Ed è lì che la complessità ed il rischio esplodono, perché lo vediamo subito. Quali sono i rischi concreti che un attaccante può sfruttare durante un evento come quello di Sanremo? Uno tra i tanti, soprattutto quando c'è tanta banda che passa in questo modo qua, come abbiamo visto con le dirette, è il DDoS volumetrico, il Distributed Denial of Service volumetrico. È un classico. Botnet enormi saturano la banda del server Rai. Poi il tutto è più facilitato che ci sono tantissimi utenti in tutto il mondo e quindi bisogna, per avere una contromisura sicura, bisogna analizzare tutto il traffico con uno scrubbing center, un unicast routing e un rate limiting automatico. Tutte cose tecniche, ma che aiutano a non crollare, insomma, non far crollare il server centrale immerso dalle richieste o il server
di vari punti. C'è anche un altro tipo di attacco sfruttato proprio quando ci sono tanti utenti e quindi è più difficile da controllare uno per uno, ed è il credential stuffing su RaiPlay, cioè l'attaccante usa una lista di username e password rubate da altri breach e le prova in massa sul sito di RaiPlay. L'obiettivo non è tanto riuscire ad accedere all'account, anche questo è uno degli obiettivi, insomma, se uno ci riesce lo fa. Non è accedere agli account e rubare dati, è semplicemente generare tanto traffico anomalo che appesantisce i sistemi di autenticazione, non rendendo possibile agli altri di autenticarsi, perché se io metto 1 milione di tentativi, ci metto 10 minuti metto 10 milioni di tentativi, per 10 minuti nessun altro può provare a collegarsi, troverà magari un sistema rallentato o addirittura un sistema che si blocca dopo un certo punto perché va in timeout. C'è anche, vabbè, lo stream ripping e la pirateria, questa è una cosa secondaria che comunque succede quasi sempre, diciamo, ma non è un attacco nel senso classico, è una minaccia reale però, perché i tool automatici che catturano il flusso HLS o MPEG Dash sono due cose tecniche e lo ridistribuiscono legalmente sui siti pirata o su Telegram addirittura, sottraendo audience e violando i diritti. Queste cose non si fanno, anche perché ricordiamo che sono penali per la legge italiana. C'è anche un ultimo possibile attacco da prenderci sotto i riflettori, che sono gli attacchi alle infrastrutture broadcast. Il segnale passa anche per sistemi digitali terrestri e satellitari. Un attacco al sistema di layout o alla rete di distribuzione del segnale potrebbe interrompere la trasmissione per milioni di utenti sulle TV tradizionali. Quindi c'è anche questo tipo di attacco digitale abbastanza nuovo, perché comunque digitale terrestre è abbastanza sicuro, ma se si attacca a un'infrastruttura che distribuisce segnale del digitale terrestre, boom, viene giù tutto ovviamente. C'è un aspetto che trovo interessante particolarmente di questa edizione del 2026: per la prima volta Sanremo diventa anche un palcoscenico per l'educazione alla cybersicurezza, molto importante. Dal 24 al 28 febbraio infatti a Casa Sanremo è partito il tour della sicurezza digitale, un'iniziativa congiunta tra Polizia Postale e Agenzia di Cybersicurezza Nazionale. Ci saranno dei workshop pratici, delle dimostrazioni, dei momenti di sensibilizzazione per il pubblico del festival, non tecnici, ma delle persone normali, reali, normali. Il messaggio è potente: la sicurezza informatica non è roba da nerd, riguarda tutti, chi usa le smartphone per seguire lo streaming, chi fa login su RaiPlay, chi condivide link sui social. In un evento da decine di milioni di spettatori, ogni utente è un potenziale vettore di attacco o di difesa. Quindi Sanremo 2026 è uno degli eventi più blindati digitalmente della storia del festival. La Polizia Postale è presente con un SOC live sul posto. L'ACN fa workshop pubblici a Casa Sanremo e la sala operativa centralizzata e la protezione anti-DDoS su RaiPlay funzionano. La musica quindi va avanti, ma dietro le quinte c'è un esercito digitale che lavora per tenere tutto in piedi. Attenzione, se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale, che ne abbiamo bisogno perché siamo un pochini e dobbiamo crescere. Questa è stata Cyber News di questa settimana. Abbiamo parlato di Sanremo, la scorsa settimana abbiamo parlato delle Olimpiadi e vedremo se ci sarà qualcos'altro di cui parlare nelle prossime settimane. Quindi io vi saluto, ciao ciurma, ci vediamo la prossima volta con le altre rubriche o con altro di cui parlare. Ciao a tutti.